Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un inchiostro che è con me da un po' di tempo, al quale avevo già riservato una recensione insieme ad un altro, ma è trascorso del tempo e secondo me merita di avere un po' più di attenzione. Sto parlando del Sailor Gentle Ink Yamadori, un inchiostro che diciamo che porta con sé tutte le caratteristiche degli inchiostri Sailor, quindi una ottima lubrificazione, un inchiostro unto, oleoso, vorrei dire, con un buon grado di viscosità. Insomma, aiuta certamente alcuni pennini, altri magari possono risentire invece di questa eccessiva scorrevolezza indotta dalle proprietà del nostro inchiostro. Una tinta veramente, beh, insomma, piace o non piace, a me piace molto, una tonalità che tra l'altro si riconosce anche fra molte altre, un calamaio che anch'esso ha il suo stile ed è diverso da molti altri, un tappo molto grande, una base piatta, un calamaio non troppo capiente, ma con questo interessante dosatore, anzi, scusate, che permette di raccogliere fino alle ultime gocce di inchiostro. Un inchiostro certamente non proprio da primo prezzo, però è anche vero che la qualità è quella degli inchiostri Sailor, quindi una alta qualità. Cosa possiamo cominciare a notare? Facciamo un'analisi visiva, un'analisi organolettica come facciamo di solito guardando nel calamaio, quindi il riscontro visivo, possiamo dire occhiometrico. Vedo una bella tinta decisa, un blu azzurro, ma anche con molte contaminazioni che possono anche portare verso colori al confine tra il blu e il verde, qualche nuage sul petrolio, su quelle tinte che si avvicinano ai teal, quindi sempre difficili da classificare. In questo caso però, conoscendolo, poi sappiamo che la gamma è senza dubbio incentrata su un inchiostro che è anche vicino un po', per esempio, ad alcuni acquamarina, ad un turchese scuro un po' contaminato con delle tinte meno vibranti, meno brillanti. Insomma, un bel inchiostro. La viscosità, come vi dicevo, è la parte che salta di più all'occhio, lo si vede anche muovendolo nel calamaio, una certa lentezza, come si attacca alle pareti e come scende poco per volta. Quindi ci fa già immaginare quello che potrebbe essere il comportamento. L'analisi olfattiva, dato che di organolettica stiamo parlando, ci dice che ha un suo caratteristico odore e non fa parte di quegli inchiostri profumati che Sailor ha immesso sul mercato, ma sarà gentile quanto volete, ma è anche molto pungente. Al mio naso è anche un po' stancante questo odore, lo metto più dalla parte dei mali odori. Si sente anche sul pennino della penna stilografica, lo si sente mentre si distribuisce sulla carta, poi sparisce evidentemente. Andiamo a metterlo alla prova. L'ho caricato su una penna, mi sembra forse una Montblanc, no, è una Ginao 159, un'onestissima, più che onestissima direi, penna stilografica, e la andiamo a provare come sempre di consueto sul blocco Rhodia per andare a intercettare tutte le qualità cromatiche e anche di scorrevolezza che possiamo vedere. Però è veramente una goduria. È un inchiostro molto valido, un po' tutti i Sailor lo sono, compresa la costosissima, lasciatemi dire, linea Studio, sono formulati bene. Anche una penna che di per sé insomma non esce da una fabbricazione artigianale con un'attenzione al pennino, chissà come, eccetera. È un piacere scriverci. Tra l'altro poi comunque la Ginao 159 sarà massiccia, sarà grossa, tutto quello che volete, però è anche abbastanza bilanciata. Il peso è vero che grava un po' di qua, però essendo anche distante il pennino, insomma, nel complesso secondo me è anche una penna bilanciata. Per l'appunto è una Jinhao
159. Il pennino fa tutto ciò che le si chiede di fare. Elegantissima questa tinta, mi piace molto, per quello è uno di quegli inchiostri che resta con me e che anche, se avete visto, cerco di dosare un pochettino perché, ahimè, non si trova più. È una collezione, una linea abbandonata. Avrete notato anche nella I, per esempio, stringo un pochettino, avrete notato in questa A che il flusso, ma qui dipende anche un po' dal mio pennino, il flusso attiva molto la componente cromatica. Cosa vuol dire? Che velocità oppure lentezza impattano sulla profondità, quindi in questo caso il colore diventa più scuro. Sono veloce, nel momento in cui, vedete, rallento un attimo, l'inchiostro che è stato richiamato dal pennino, così come quando lo stacco, viene riversato e vedete che è più profondo di questo che vado a fare. Vedete, sembrano quasi due inchiostri diversi. In questo caso bisogna mettere in conto che c'è una qualità di shading propria dell'inchiostro ed una anche invece attinente o comunque il mandante in questo caso è il flusso, proprio il modo di attacca e stacca e la velocità della penna stilografica. Un inchiostro che, mi sono portato avanti col grafico, sta più dalla parte della viscosità, dell'oleosità, e quindi è uno di quelli che crea proprio il classico film fra carta e pennino per mettere nel migliore dei modi la nostra disposizione alla grafia. Però con alcuni pennini può risultare anche persino troppo veloce, troppo scorrevole. Allora anche qui imparate, scorrevole, anche qui imparate, che fai, mi salti i tratti, anche qui imparate insomma, a fare il giusto dosaggio di questa equazione stilografica, no? Fra carta, pennino e inchiostro. Andiamo a vedere, faccio ancora, scusate, una prova per capire se su Rhodia mi passa il tratto. Non ci si stancherebbe mai di scrivere con inchiostri come questi, e lo dico proprio a beneficio di tanti, insomma, che magari mi fanno anche queste domande. Marco, con quale penna posso partire? Secondo te qua e là? Questa è una penna che credo si trovi a partire da 3-4 euro, se non sbaglio, le ho viste insomma anche a questo prezzo. Magari certo può capitare quella un pochettino, non voglio dire difettata, ma un po' più sfortunata, e vabbè, ci sta, avrò buttato 4 euro, 5 con la spedizione, però quando prendete quella che funziona, vi assicuro che è una penna che va benissimo e di più. Andiamo ad osservare un pochettino questo inchiostro, un inchiostro che, ve l'ho detto, si pone a cavallo di tante altre tinte. Mi piace per questo, perché comunque è sorridente, allegro e spensierato, come un po' tutti gli inchiostri che dal blu si spostano invece all'azzurro, al celeste, ovviamente con le varie sfumature, e quindi questo mi piace particolarmente. Ci trovo anche, ve l'ho detto, un po' di acquamarina, però ovviamente più votata all'azzurro che al verde, e quindi lo trovo molto gradevole. Mi piacciono anche le sfumature, come vi ho detto, cioè questo shading che l'inchiostro e il pennino riescono ad evidenziare. Andiamo a vedere dall'altra parte, non c'è traccia neanche dove ho fatto la mia prova, quella proprio cattiva per vedere se passava il foglio. Non passa il foglio, tenendo presente però che comunque stiamo parlando di un pennino, questo qua sarà un medio, con un pennino invece un pochettino più consistente, con una gradazione maggiore, è possibile invece che passi il tratto. Andiamo a vedere le prove che ho effettuato prima del test, e parlo di una quindicina di giorni fa, con carte diverse e pennini diversi. Innanzitutto questo è il Pigna Style, una carta che è molto differente da Rhodia, lo vediamo per diversi motivi. Rhodia è un bianco molto luminoso, vedete anche riflettente, molto rifinito, cioè liscio, tanto è vero che qualche piccolo skipping le penne sono portate a farlo, non tutte ma spesso capita. Questa invece del Pigna è una carta meno luminosa, diciamo un pochettino iscurita anche dalla
rigatura, sebbene sia un quadretto 0,5 con un grigio tenue, però comunque toglie luminosità alla carta. E poi la finitura è molto più grezza e più porosa, e quindi... Però, come è facile osservare, l'inchiostro mantiene la sua tonalità. Qui lo vediamo un po' più vibrante su Rhodia, per forza c'è maggior contrasto e c'è anche una capacità nella finitura superficiale della carta di dare la brillantezza a questo colore. È uno dei motivi per il quale utilizzo e utilizziamo molti di noi nei nostri test la Rhodia, perché è facilmente reperibile rispetto ad altre carte che hanno anche maggiori qualità nella riproposizione dei colori, ma per l'appunto è capace di dare la giusta grinta, il giusto spessore o naturalezza al colore. Quindi significa che ci troviamo di fronte ad un pigmento di qualità capace di reagire uniformemente con vari modi di essere assorbito, di essere filtrato. Cosa significa? Una volta asciugata la componente liquida, il pigmento è questo, cioè non viene influenzato dalla carta, dalle fibre e da tutti i materiali che interagiscono con il collagene della carta, con i componenti dell'inchiostro e così via. Con un tratto ben più consistente, qui ho provato la Kaweco Sport con un doppio broad che però non è proprio un doppio broad, secondo me è più un broad. Anche qui troviamo che cosa? Un irrobustimento del tratto che corrisponde anche ad una profondità diversa, perché questo sembra più scuro, così come sembra un po' più scuro questo perché viene messo giù molto, scusatemi, non ero inquadrato, viene messo giù molto più inchiostro. A proposito di inchiostro, andiamo a vedere se passa il foglio, ma anche su questa carta più economica non c'è traccia di passaggio. Bene, e allora andiamo a vedere invece su una carta diversa. Ormai avete imparato che vi propongo sempre il test anche sulla Fabriano e Coqua. La carta rigata di Fabriano, ma anche il quadrettone da 1 centimetro, è una carta leggermente avoriata con questa intonazione giallina, avorio, crema, come vogliamo, che sposta parecchio il colore, la resa cromatica, perché la addolcisce, la ingentilisce o diciamo la scalda, non essendo un colore neutro come questo bianco oppure come quello Rhodia. Guardate che differenza c'è fra le due carte solo a livello di bianco, di punto di bianco. Ed infatti quello che vi dicevo prima dell'acquamarina lo ritrovo un pochettino più qua, perché questa lieve dominante gialla si somma al colore dell'inchiostro e lo sposta un pochettino più sul verde, motivo per cui è un inchiostro che non mi piace molto sulla Fabriano. Mi piace anche come scrive, perché guardate che bellezza il tratto, come riesce ad essere molto contenuto, essere adagiato, cioè steso con molta omogeneità, però si sposta un po' troppo sul verdino, sull'acquamarina, è una cosa che mi piace meno. Un inchiostro che abbiamo detto, non ve l'ho detto, scusate, ma l'abbiamo visto, appena messo giù il tempo di asciugarsi, poi resta molto costante nel tempo, quindi se abbiamo imparato un po' a riconoscerlo, sappiamo che quello andremo a ritrovare anche a distanza di tempo. Anche questo è un punto a suo vantaggio, e così come forse non vi ho detto all'inizio, non mi è mai capitato di trovare ostruzioni, incrostazioni, a patto di pulire la penna, perché è un inchiostro che non incrosta, non crea diciamo delle ostruzioni, però se invece lo lasciate lì, intendo ostruzioni finché lo usiamo, però se lo lasciate lì si secca una cosa e l'altra, allora sì, è un po' più difficile da tirare via come la maggior parte degli inchiostri. Quello che invece non è così piacevole è che il pennino, anche sciacquato, richiede qualche risciacquo in più di altri. Queste sono tinte, e anche per via della viscosità di cui vi parlavo prima, che si fissano parecchio, e quindi insomma ci va qualche lavaggio in più. Andiamolo a cercare in mezzo ai blu, giusto per contestualizzare questa tinta, questo colore, partendo da dei blu scuri, da dei blu invece un pochettino più chiari come il Lamy, il Waterman Florida, giusto per parlare di blu che conosciamo
Il Noodler Bay State mi viene da sorridere, è un lazzarone, uno dei più belli ma anche uno dei più fetenti in assoluto. I blu, quelli più scuro, i blue black per intenderci, il Midnight, il Lamy, il Caran il Sailor, quelli un pochettino più orientati verso il violetto, i classici Bilberry, e poi eccoli qua. Qui abbiamo per esempio il Leo Tolstoi della Montblanc, che si trova anche questo un po' nella linea di confine fra un turchese scuro, un'acquamarina molto azzurra e poi il nostro Gentle Ink Yamadori, al quale fa un po' l'occhietto anche il Parker. Come vedete, messo in mezzo ad altri, si notano di più le caratteristiche che lo spostano dal blu, come può essere il Tolstoi di Montblanc, ma è più scuro per esempio di un blue black, ammesso che questo sia un blue black, prodotto da Parker. Anche in questa tavola troviamo degli altri inchiostri con i quali provare a metterlo a confronto, e come vedete si arriva al nostro Sailor, che se lo confronto direttamente a dei blu che sono più centrati nella gamma dei blu, la differenza non è da poco. Però ripeto, è un inchiostro che a me personalmente piace davvero tanto e la formulazione è una formulazione di prim'ordine. Cari amici, grazie per aver seguito questo video, vi aspetto ai prossimi. Ciao a tutti!